Come un piccolo diamante incastonato alle porte di Vicenza, il Loison Museum si offre ai visitatori come vero fiore all'occhiello dell'arte e della cultura legate alla panificazione e alla pasticceria artigianale. Una storia lunga 3 generazioni che ha origine nel 1938 a Motta, una piccola frazione di Costa Bissara, e si protrae fino ad oggi grazie al desiderio di trasmettere ciò che si è imparato, sperimentando anno dopo anno, metodi, mezzi e tecnologie sempre nuovi. Questo piccolo museo d'azienda ha mosso i suoi primi passi dalla passione di Dario Loison di collezionare le antiche monete del pane acquistate negli anni 90 nei mercatini d'antiquariato inglesi, catturando la sua curiosità al punto di voler avviare ricerche sulla loro storia e le loro caratteristiche. Questi cimegli, che documentano l'evoluzione politica ed economica di molte nazioni, fanno oggi parte di una collezione di oltre 150 reperti numismatici attualmente catalogati. Grazie ad un'operosa e capillare attività di ricerca affinatasi negli anni, il museo si è arricchito di numerosi manufatti e testimonianze documentarie di grande valore storico che contribuiscono a comunicare preziose conoscenze sulla panificazione e sulla pasticceria. La finalità del museo è quella di conservare e far parlare gli oggetti, ma allo stesso tempo di coinvolgere i visitatori in un percorso alla scoperta di antiche tradizioni, consentendo di sperimentare i propri sensi. Il museo si compone di 2 spazi distinti, una sala dedicata alla didattica per istituti e atenei ed una sala in cui sono esposti macchinari ed utensili. Il nucleo più consistente è costituito da un archivio di immagini che vanta oltre 1150 documenti catalogati per soggetti e parzialmente digitalizzati, di cui fanno parte oltre 100 cartoline postali a tema natalizio o sulle quali campeggia il panettone. Dorata e coloratissima, la serie di cromolitografie, le celebri figurine prodotte dalla metà dell'Ottocento dalle aziende per reclamizzare i propri prodotti. Ben 118 documenti antichi, catalogati e ripartiti tra articoli di giornale, riviste, manoscritti, decreti del Regno Lombardo-Veneto, calmedri del pane e un manoscritto di fine Settecento. Per conoscere la tecnologia delle fabbriche di dolciumi di una volta, il percorso si snoda tra antichi strumenti da pasticceria e impastatrici meccaniche originali, restaurate e tuttora funzionanti. Esse narrano la storia e l'evoluzione dell'industria del nostro paese, delle sue tecnologie, delle diverse produzioni e delle loro specificità. Un'intera vetrina è riservata alla collezione di vetri antichi destinati ad aromi ed essenze che conservano ancora le etichette delle aziende farmaceutiche produttrici. Ed il panettone? Di certo non poteva mancare lo spazio riservato alla sua storia, di cui è possibile ripercorrere le tappe, dalle origini leggendarie ad oggi, attraverso libri, manifesti, locandine pubblicitarie e le celebri cappelliere. Le più antiche, quelle di legno, dalla tipica forma circolare, sono documento storico di aziende scomparse, ma che allo scorcio del Novecento hanno indiscutibilmente reso famoso il dolce del Natale.